Occhiacci di legno, perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Vi piacerebbe poter leggere in italiano? Allora avete bisogno del passato remoto, uno dei tempi verbali più belli dell'italiano. Nella lezione di oggi vedremo il funzionamento del passato remoto, in concreto ci concentreremo sui verbi regolari, in modo che questo tempo verbale non vi faccia più paura. Se il vostro obiettivo è quello di avere un contatto settimanale con la lingua italiana, allora iscrivetevi a questo canale e non dimenticatevi di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. La lezione di oggi è stata richiesta da Saclan e da José Rolando, quindi cominciamo! Sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. A cosa serve il passato remoto? È un tempo che serve per esprimere azioni che sono successe in un tempo lontano. Ma attenzione, perché ciò che conta non è tanto la distanza temporale. Ciò che è successo è avvenuto 2 anni fa, 200 anni fa, forse 2000 anni fa? Quello che importa è l'atteggiamento del parlante, ovvero come chi parla percepisce il passato. Il passato prossimo, di cui abbiamo già parlato e tra l'altro inserisco qui sotto nella descrizione il link dei video se non li avete ancora visti, serve per raccontare dei fatti passati che hanno lasciato delle tracce nel presente. Il passato remoto invece indica lontananza, distacco dagli avvenimenti passati. È molto importante che sappiate che l'uso del passato remoto in Italia non è omogeneo. Innanzitutto si usa prevalentemente nella lingua scritta, nei romanzi oppure in testi storici, nelle biografie, nelle favole. A proposito, avete riconosciuto qual è il testo che ho letto all'inizio di questo video? Non era difficile, scrivetemelo nei commenti. Vediamo ora la formazione dei verbi regolari. Il passato remoto si forma sostituendo alle desinenze all'infinito are, ere e ire le desinenze che vedremo adesso. Cominciamo dai verbi della prima coniugazione, vediamo insieme il verbo lavorare. Leggiamo insieme il verbo. Lavorai, lavorasti, lavorò, lavorammo, lavoraste, lavorarono. Fate attenzione in particolare a 2 aspetti. Notate la differenza tra tu e voi. In un caso la desinenza è asti, mentre nel secondo caso è aste. Ricordate che la I generalmente caratterizza la seconda persona singolare e poi fate attenzione anche alla pronuncia della terza persona plurale. È sdrucciola, ovvero l'accento va sulla terzultima sillaba e infatti la pronuncia è lavorarono, quindi fate attenzione. Passiamo ora ai verbi della seconda coniugazione. Qui sono possibili 2 forme, esistono 2 forme e per memorizzarle, mi raccomando, ricordatevi del numero 133. 1 indica la prima persona singolare, 3 la terza persona singolare e 3 la terza persona
plurale. Ebbene, sono proprio queste le persone per le quali esiste una seconda forma possibile, e tra l'altro quando vedremo i verbi irregolari sono queste stesse persone che avranno appunto la maggior parte delle irregolarità. Vediamo quindi la coniugazione. Prendiamo il verbo potere. Ebbene, come potete vedere, la prima forma è potei, potesti, poté, potemmo, poteste, poterono, ma esiste anche una seconda possibilità, ovvero potetti, potesti, potette, potemmo, poteste, potettero. Come vi ho detto prima, la possibilità di avere una seconda forma è per le persone 1, 3, 3, ovvero la prima persona singolare, la terza persona singolare e la terza persona plurale. Veniamo ora ai verbi della terza coniugazione. Vediamo in concreto com'è al passato remoto il verbo partire. Come vedete è partì, partisti, partì, partimmo, partiste e partirono. Anche in questo caso ricordate la differenza tra tu e voi. Ricordate che la terza persona plurale è sempre sdrucciola, come in tutte e tre le coniugazioni, e importante la differenza tra la prima e terza persona singolare. La differenza è il fatto di avere una o due i, che tra l'altro si dimostra anche nella pronuncia. Infatti diremmo io partii, sentite che devo allungare la pronuncia della i perché ce ne sono due, c'è una doppia i, e alla terza persona avremo invece partì. Ripeto, partì e partì. Come vedete, la coniugazione dei verbi irregolari non è poi così difficile. In realtà la parte un po' più complessa è quella dei verbi irregolari, che però non vedremo oggi, li vedremo in un altro momento. Ricordate infatti che il nostro cervello ama imparare a poco, un po' alla volta. Non dobbiamo sovraccaricare il cervello con troppe informazioni, perché sarebbe controproducente per il processo di apprendimento. Allora, che ne dite di praticare un po'? Vi chiedo di completare le frasi con il verbo mancante. Vediamo la prima frase. Cristoforo Colombo in America nel 1492. Dobbiamo coniugare il verbo arrivare. Seconda frase. I romani? Molti acquedotti che ancora oggi usiamo. Verbo costruire. Frase numero 3. Durante la guerra? Tanti giovani. Verbo combattere. Frase numero 4. Dante? Nel 1321. E per finire, ultima frase, Leonardo? Il latino a 42 anni. Verbo imparare. Quest'ultima frase è particolarmente interessante e curiosa, vero? Scrivete le risposte come sempre nei commenti, mi raccomando, perché io poi le aspetto. Nella lezione di oggi abbiamo visto quando si usa il passato remoto, in quali zone si utilizza nella lingua parlata, e abbiamo poi visto la coniugazione dei verbi regolari. Nella prossima lezione ci addentreremo nel magico mondo dei verbi irregolari. Per ora non dimenticate il numero 1,
33 perché ci sarà molto utile. Vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi a Italiano con Eli se non lo avete ancora fatto. Qui troverete 2 video, vi consiglio in particolar modo il video sulle espressioni idiomatiche con la parola cavolo. A presto!